Ciao a tutti cari amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche emotive per quello che riguarda la prima parte di aprile 2022, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia email nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive, l'eremita. Amici dei gemelli. Per qualcuno si parla di un periodo di ricerca interiore, qualcuno sta cercando un qualche tipo di verità. È come se si stesse cercando di fare luce su una situazione o su una relazione. Andiamo a vedere gli angeli. Wow, gli angeli del cuore hanno tante cose da dirvi. Allora, alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi. Non so se avete notato, io credo che, è una luce, è come chi fa Reiki, chi già lavora con l'energia sa che, si possono creare queste sfere di luce, no, che ovviamente non sono visibili a occhio nudo, sono visibili con il terzo occhio, col sesto chakra. Però, quello che mi suggerisce la carta è che ci sia una sorta di affinità, a livello proprio energetico, non solo a livello di attrazione, okay, come se ci fosse magari avete anche degli interessi comuni, ehm con qualcuno, diciamo, per quello che riguarda la ricerca e lo studio dell'energia, quindi della metafisica. Fai uno sforzo per il grande amore, vale la pena di compiere i passi che vengono indicati. E poi abbiamo dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita mentale. Quindi per qualcuno si parla di quelle che sono, delle dipendenze affettive, ehm, perché la carta comunque parla di dipendenza reciproca, ma non per tutti è così. Potrebbe anche semplicemente fare riferimento al fatto che uno dei 2 o entrambi si abbiano, delle dipendenze, magari al cibo, all'alcol o a quello che è insomma, che sta in qualche modo condizionando la relazione. Potrebbe anche essere una dipendenza al sesso, visto che c'è una la prima carta diceva che c'era una forte attrazione magnetica. Andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, cominciamo subito con la carta del sole. Quindi diciamo che l'inizio lettura io lo vedo bene. La carta del sole è una carta di abbondanza, è una carta di prosperità, è una carta comunque di crescita. Abbiamo poi un 8 di bastoni, abbiamo un 8 di coppe e abbiamo la regina di denari. 2, 8, uno di fila all'altro. Guardate, io in realtà vi sento molto bene, se ve la devo dire tutta, perché avete il sole. L'8 di bastoni è una carta di fortissima energia, una carta di comunicazione e si parte proprio alla stesa con quello che è una proiezione in avanti, con quello che è probabilmente qualcuno è già in questa fase eremita e sta, o vorrebbe, meglio detto, perché comunque qui avete un 8 di coppe, l'8 di coppe è la stessa energia dell'eremita. Quindi io sento che state andando verso quello che è un vostro una vostra verità, la ricerca proprio di una vostra verità. Probabilmente qualcuno se ne vorrebbe andare fisicamente, sento, avrebbe bisogno di prendersi un attimo di tempo o dello spazio insomma, da quello che è questa situazione o questa relazione, perché non c'è quello che è una reale, come vi posso dire, concretezza nel gestire le situazioni. Andiamo a vedere che cos'altro vi dicono. Sì, la regina di denari, normalmente esprime le energie di una persona, ehm
che tende a provvedere, diciamo così, alle persone che stanno intorno. Ma in questo momento in realtà voi non siete tanto su questo stile qui, nel senso che siete proprio in fase eremita. Non dico che non vi importi di quello che pensano o dicono gli altri, ma state mettendo voi stessi, in primo piano. Difatti abbiamo poi anche una carta della sacerdotessa e anche la carta della sacerdotessa parla di un qualche tipo di, ricerca interiore, di un ascoltare il proprio intuito. Per qualcuno fa riferimento all'inizio di un qualche tipo di studio, magari in materia esoterica. Sento molto questo influsso, diciamo così, un po', esoterico appunto, perché abbiamo sia la carta dell'alchimia, la carta dell'eremita dell'8 di coppe e la carta della sacerdotessa. Sono tutte carte comunque di una forte ricerca interiore. Avete poi anche la regina di coppe, che parla proprio di quello che è la connessione con il proprio lato emotivo. Io sento che state guardate, e la sento molto come una lettura a livello affettivo inerente voi stessi, cioè è come se steste facendo un lavoro per imparare ad amarvi di più, per imparare ad ascoltarvi. Vediamo come finisce la stesa. Guardate, avete un'altra carta dell'eremita, al contrario, e la regina di spade. Quindi sì, c'è bisogno di trovare questa determinazione per fare per girare questo eremita al dritto, insomma. Perché sento che probabilmente voi non siete ancora in quella fase lì, siete in fase di espansione, perché è così che lo sento. Avete bisogno di probabilmente curare, sanare quello che è il vostro bambino interiore, come dice la carta del sole, e dovete solo a un certo punto prendere la decisione di diventare eremiti, insomma di andare un po' per i fatti vostri, ecco. Ehm, di conseguenza adesso capisco perché c'è questa carta del fai uno sforzo per il grande amore, perché il primo grande amore siamo noi stessi e il fatto che ci sia dipendenza reciproca, che comunque condizioni, potrebbe voler dire di dover fare un salto, di dover fare un lavoro interiore per cercare di rompere questa dipendenza reciproca, perché comunque magari è davvero il grande amore, c'è tanta alchimia, come dice anche questa carta qui, però c'è un qualche tipo di comportamento che non fa andare magari molto bene la relazione, un qualche tipo di dipendenza che è il caso di lasciarsi indietro. Va bene, andiamo a spiegare carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il sole per piacere, grazie. Un re di spade. Ancora una carta per piacere, grazie. Ok. Re di spade, la carta del giudizio al contrario. Poi abbiamo la stella e il 3 di spade. Sì, nuovamente qui sento davvero che c'è, ehm, qualche tipo di ferita legata comunque al passato, che ha bisogno di essere guarita, okay, c'è una sorta ma c'è la guarigione, perché comunque avete la stella, e la stella parla sempre di quello che è un guarire le proprie ferite. Okay, e sicuramente è a un qualche tipo di situazione legata al passato perché abbiamo, abbiamo la carta del giudizio al contrario. Qui sento che ci sarebbe la voglia, diciamo così, di fare chiarezza mentale per quello che riguarda questa situazione. Avete bisogno di fare quel lavoro interiore di cui vi parlavo prima. Andiamo a vedere l'8 di bastoni di che cosa si tratta. Abbiamo un cavaliere di coppe e un 7 di coppe al contrario. Io sento che qualcuno qui è nella fase di fare, come dicevo prima, l'8 di bastoni parla di comunicazione, parla di notizie, parla di novità e di movimenti veloci, ma sotto abbiamo un cavaliere di coppe e un 7 di coppe, entrambe al contrario. Quindi si tratta di scegliere, di decidere, se vogliamo, di fare una comunicazione. Okay? Ehm, c'è la necessità di comunicare qualche cosa, di comunicare
Probabilmente il fatto che non si vuole affrontare una determinata situazione o relazione, del fatto che magari le cose non si vedano così chiare, come potrebbero sembrare. Andiamo a vedere l'8 di coppe di che cosa ci parla. L'eremita, giustamente per rimanere in tema, e vi faccio notare che è uscita 1, 2 e 3 volte la carta dell'eremita. Non so per quante persone possa risuonare o possa avere un senso, ma mi è arrivato un forte, profumo di incenso, di quello che si usa in chiesa, quindi l'incenso proprio puro, non quello aromatizzato. Di nuovo, un'energia dell'8 di cioè l'energia dell'eremita per spiegare la stessa energia con la carta dell'imperatore. C'è bisogno di trovare la propria stabilità interiore, ragazzi. C'è bisogno di trovare la propria sicurezza interiore, di fare proprio quello che è il lavoro meticoloso. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Allora abbiamo la carta della luna al contrario, il 2 di pentacoli, il 2 di bastoni e il 4 di coppe. Io sento che qui qualcuno vorrebbe fare qualche cosa. Allora, innanzitutto c'è la luna, di nuovo riferimento del passato di cui parlavam prima. È come se ci fosse, qualcuno che perché vi dicevo che la regina di denari sembra in questo momento essere più focalizzata su se stessa, come energie intendo, che uomini o donne che siate. Però ecco, invece diciamo così, di, prendervi cura degli altri, siete molto focalizzati su voi stessi, perché fondamentalmente state gestendo 2 situazioni o fate fatica, insomma, a gestirvi tra 2 situazioni. Una riguarda quella che è stato e l'altra riguarda quello che potrebbe essere o quello che sarà. Io sento che siete talmente, condizionati probabilmente, ecco la dipendenza reciproca potrebbe essere, il condizionamento, nel senso, potreste essere proprio condizionati da qualche cosa che è successo nel passato senza riuscire a liberarvi, se vogliamo, di questa paura. Vi ricordo che comunque anche qui c'era un 3 di spade. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 5 di bastoni. Wow! 5 di bastoni, la giustizia, l'imperatrice, qui c'era l'imperatore, un 5 di spade, la morte, cavaliere di pentacoli, asso di spade e 9 di bastoni. Allora, la sacerdotessa di solito parla anche di quello che è lo scegliere attraverso i dubbi, no, e qui sento che è un po', diciamo, la lotta interiore che avete in queste 2 carte all'inizio, perché avete un 5 di bastoni e comunque la giustizia. È come se stesse cercando di fare la cosa, giusta. Però cercare quello che è la vostra stabilità a livello concreto, che è quello di cui si parlava un pochettino qui, con la regina di denari, sento che vi porta a conflitto. Probabilmente proprio per questa situazione di ambiguità. Tengo il vecchio, cioè vado avanti col vecchio, mi proietto sul nuovo, cose di questo genere. C'è qualcosa qui che non si riesce a lasciare andare comunque. Perché anche qui abbiamo, la morte e un cavaliere di denari, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento a una persona, al fatto che bisogna cambiare persona, fondamentalmente. Oppure potrebbe far riferimento al fatto che bisogna cambiare tipo di atteggiamento. Bisogna fare quello che è una io sento che è come se ci si dovesse un po', smascherare, togliere la maschera, bisognasse mettere a nudo le proprie paure. Bisogna lasciarsi indietro un qualche tipo di atteggiamento cauto, okay? Probabilmente bisogna andare avanti in un modo un po' più determinato per certi versi in certe situazioni.
Voglio andare a vedere la regina di coppe. 3 di pentacoli e il fante di coppe. Quindi la regina di coppe, come vi dicevo prima, potrebbe far riferimento a quello che è la vostra connessione spirituale, ehm, a quello che è il senso, se vogliamo, per qualcuno di maternità, ma sento per un gruppo molto molto piccolo in realtà. In effetti per qualcuno perché ho diverse carte che me lo ricordano, o la regina di coppe, o la regina di denari, o l'imperatrice, o il sole e il fante di coppe. Per qualcuno, potrebbe far riferimento a quello che è la ricerca di un figlio. Vi ricordo che questo, fai uno sforzo per il grande amore, vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Il grande amore può anche essere un figlio, non è che debba necessariamente essere una coppia, un partner o una partner. E in questo caso qui con la regina, sento che c'è qualcuno che per certi versi, ehm, vorrebbe prendersi la responsabilità di un figlio. Per altri questa, diciamo così, connessione con i propri sentimenti, col proprio lato emotivo, tutto questo lavoro spirituale di cui parla l'eremita e la sacerdotessa qui, sento che vi darà, diciamo così, la capacità, okay, per qualcuno di chiedere scusa o per qualcun altro di perdonare. Sento anche che, non so perché mi parlano di viaggio, quindi potrebbe essere che facciate un'offerta di ma anche magari un viaggio, insomma, a breve distanza, insomma. Però sento che per qualcuno si parla di quello che è un proporre un qualche cosa a breve termine, diciamo così. Allora, voglio andare a vedere questo eremita al contrario. Abbiamo un 6 di coppe, anche qui riferimento ai bambini e al passato, come al giudizio che avevamo qua. 6 di coppe, 7 di bastoni e re di coppe. Allora, è come se non ci fosse, ehm, o meglio, diciamola così, ci fosse il desiderio di difendere un sogno. Qualcuno vuole difendere un sogno, ma, potrebbe essere che ci sia questo re di coppe, perché ricordatevi che qui avete la regina di coppe, eh. Questo re di coppe potrebbe proprio essere una persona che cerca in qualche modo di condizionarvi, o verso la quale voi avete dipendenza e dalla quale voi state cercando di difendervi, non riusciate, diciamo, a prendervi questa fase di elaborazione per voi. Andiamo a vedere, okay, la regina di spade, scusate, di bastoni è spiegata dall'appeso, dall'8 di pentacoli e dal cavaliere di bastoni. Allora, credo che questa, regina di bastoni abbia tutte le capacità, ehm, di capire come guardare le cose da un altro punto di vista, in modo da capire qual è il modo giusto di fare un'azione, il modo giusto di portare avanti un qualche tipo di lavoro, che può essere sia un lavoro fisico, perché comunque è un 8 di denari, ma anche il lavoro spirituale di cui stavamo parlando prima. Non so, sento che qui c'è qualcuno che perché avete 3 regine, quindi o possono rappresentare 3 persone diverse, ehm, potenzialmente nella vostra vita. Sono 3 donne, quindi potrebbero essere, anche 3 donne della vostra famiglia. Vi ricordo che non è solo
una stesa romantica questa, è una stesa diciamo di tipo affettivo in generale, quindi l'affetto anche con le amicizie e con i familiari. Quindi per qualcuno magari potrebbe risuonare anche così, nel senso che c'è bisogno di prendersi i propri spazi, ma c'è qualche tipo di situazione del passato alla quale si è legati che non si riesce così, diciamo, a lasciarsi indietro. Si è girato un 6 di denari. È come se non ci fosse quello che è un giusto equilibrio che potrebbe essere visto sia un equilibrio economico, visto che comunque ci sono i denari all'interno, diciamo così, di questa relazione, di questa situazione, o un equilibrio proprio nel quanto mi do agli altri, quanto è giusto darmi agli altri, quanto è giusto invece dare a me e curare me. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale, io son ben contenta e potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere o commentare. Bene, per gli amici dei gemelli andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede. Il confronto e la fioritura. Wow! Quello che si vede, il confronto, quello che non si vede, la fioritura. State, diciamo così, facendo dei paragoni, state facendo quello che sono dei confronti, che in realtà non è giusto fare. Nel senso che comunque come fa vedere la carta, c'è un bambù e un albero fondamentalmente, che sono sì, parte entrambi di quello che è la flora, ehm terrestre, quindi in un certo senso sono tutti e 2 figli di madre terra, okay, però sono completamente diversi a livello di struttura, a livello di composizione, a livello di colore e quindi non è giusto fare un confronto tra 2 cose completamente diverse alla base e vi ricordo che ognuno di noi è un'anima completamente unica, non c'è assolutamente una anima uguale alla nostra, magari simile sì, ma mai uguale. Quindi, sento che vi state confrontando con qualcuno, ma è un confronto che non esiste, cioè non ha senso come confronto. Quello di cui invece non vi rendete conto è questa fantastica regina di denari che avete anche qui comunque, e qui parla di fioritura, Quindi sento che si parla proprio di quello che è un'espansione interna. Tutto questo lavoro di cui parla l'eremita, l'otto di coppe e la sacerdotessa, sento che avrà i suoi frutti, nel senso imparerete, io credo, a prendere proprio più contatto con quello che è il vostro districarvi a livello pratico, il contatto a livello emotivo, il contatto, ricordiamoci che la regina di bastoni è una persona molto affascinante, quindi sento che un po' tutto questo lavoro vi porterà a trovare più un contatto verso voi stessi, mh? Ricordatevi situazioni di dipendenza vi stanno condizionando, è un po' come se imparaste a ritrovarvi in questo periodo. Ritrovate la vostra parte femminile, uomo o donna che siate. Ritrovate il contatto con tutta la vostra parte emotiva. È come se iniziaste a riconoscere quello che è l'importanza del vostro lato emotivo, appunto. Bene, ancora un ultimo messaggio. Gemelli, mi è venuta una lettura lunghissima. Un ultimo messaggio. Lunghissima, non è lunghissima, è solo leggermente più lunga rispetto al solito, ma va bene così. Guarda, allora, mano di carte, prendi un'opportunità, rischia, sii strategica. Ci sono varie opzioni e qui ci sono le varie opzioni. Ehm, dice: "Non fate vedere la mano di carte", cioè non mostrate le vostre carte sarebbe. E poi qui abbiamo The Chaser. Qui il The Chaser è la parte, diciamo così, più debole. Io vi ricordo che qui avete la dipendenza reciproca, okay, quindi c'è sicuramente un qualche tipo di riferimento alla codipendenza affettiva. Ehm, e parla di quello che è una paura
ad abbandonarsi ai problemi. C'è una sorta di codipendenza nella relazione. Cari amici di Gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.